idee, sogni, realtà, varietà, accettazione, unità, originalità, unicità. Tutti termini che definiscono il Brasile di oggi. Un Brasile in rapida evoluzione, simbolo di come si può crescere economicamente e democraticamente allo stesso tempo. Il nostro viaggio per capire su cosa è basato il boom economico brasiliano parte dall'evidente contraddizione di Rio De Janeiro, sempre più metropoli moderna che non nasconde il suo volto povero, per investigare sulle due anime della capitale carioca, in lotta tra loro ma unite da molti elementi come la passione per il calcio. Una passione che qui assume connotazioni culturali straordinarie, può risollevare il povero, può togliere il bambino dalla strada, dare coraggio e speranza a chi ne ha bisogno. Il calcio è in grado addirittura di salvare un'intera favela dalle mani della criminalità. Non è il buono contro il cattivo e fare in modo che vinca il buono. Il senso del calcio è che vinca il migliore in campo, indipendentemente dalla storia, dalla provenienza, dalla condizione sociale di ognuno. In campo, come sempre, entrino i veri protagonisti della partita della vita. Perché la vera partita, dopo tutto, è quella della vita. L'alba nella città di Rio De Janeiro, tra acque calde che si prolungano fino nell'entroterra della metropoli e colline dalle curve sensuali. Le foreste verdeggianti invadono prepotenti la superficie del suolo al lato di oltre 600 favelas e arrivano fino a toccare le cime dei grattacieli di quartieri ricchi, dove spiagge e oceani che si contendono i riflessi del cielo. Una città che con i suoi 6 milioni di abitanti esplode di vita, di colori e di profumi che non hanno uguali in nessun altro luogo del mondo. Ma soprattutto Rio De Janeiro è la città simbolo del boom economico che sta attraversando il Brasile. L'anno scorso la crescita dell'economia brasiliana ha raggiunto il picco massimo negli ultimi 25 anni, quando ha registrato un incremento del PIL quasi dell'8%, con un tasso di disoccupazione che nel 2010 è sceso al 7%, toccando il livello più basso dal 2002. Se l'economia in Occidente non smette di dare segni di affanno, quella del Brasile va a gonfie vele. Le previsioni per il futuro sono più che ottimistiche. Oggi la città di Rio appare in piena trasformazione. Sorgono ovunque locali alla moda, boutique di lusso, ristoranti e club esclusivi, ma il boom del paese solleva anche quesiti di rilevanza mondiale. Il Brasile potrà diventare una superpotenza industriale senza devastare la natura? Riuscirà a sconfiggere la povertà o resterà schiacciato dalla ricchezza di pochi potenti? Iniziamo il viaggio da uno dei quartieri più abbienti di Rio de Janeiro ed entriamo a casa di Enrique, un giovane dirigente che ben rappresenta il volto ricco di un paese giovane e in piena espansione. Have you lived here for a long time? Yeah, it's 10 years here, but I used to live in Leblon. Okay. Another neighborhood of Rio de Janeiro. Yeah. Well, this is a really rich neighborhood. It seems like. Yeah. It's on the top of a hill, very close to the Christ. Like, Rio is divided in 4 parts. I'd say like Zona Sul, Zona Norte, Centro, and Zona Oeste. Okay. And Zona Sul is the richest. We know São Paulo as a city where like you have like the rich area and then the poor area. Rio, no, it's like the rich area, you have the favela beside. It's all mixed. Yeah, it's yeah. Very mixed. And that's a sugar loaf. That's a sugar loaf. That's slightly covered at the moment by the clouds. That's the famous Baía de Guanabara, where the Portuguese came for the first time in Rio. They came by this place here. They went there, yeah. The Christ is just above this mountain. The Christ is Cristo Redentor is just behind these clouds, yeah. And that's the favela that you were telling me about. Yeah, this favela here, it's called Santa Marta or Dona Marta. You use these two names. And this favela, it's very famous historically because of the Comando Vermelho, and they have a lot of
problems with drug. Which is the number one narco trafficking organization. Yeah, one of the biggest. That was one of the main base, you know. Before, the police used to come to go up to the favela, and they ran away inside the forest, and they came here. Oh, really? So I have like 2 or 3 situations of I had to lead with them, you know. And now it's a special one because it's the first one to start the UPP. It's like Unidade de Polícia Pacificadora. This is like a change of history of Rio de Janeiro. When did it get cleaned up by the police? It's like very recent, you know. Very recent. Around 3-4 years. 3 or 4 years ago. So, like, when you were here and it wasn't, and it was full of criminals, did you used to hear a lot of gunshots and fights like, constantly? I had situations of like, I was relaxed watching a movie in my room, and then drug dealers with guns. Please give me a water. Okay. To you? To me. Uno degli impegni più importanti che il governo vuole portare a termine in vista dei prossimi mondiali di calcio è quello di ripulire il maggior numero di favelas dai criminali. Il piano di investimento stanziato dal governo ammonta a quasi 2 miliardi di euro e mira a trasformare le favelas in quartieri dignitosi, ma soprattutto sicuri per la popolazione e per gli oltre 600.000 turisti che verranno a vedere la Coppa del Mondo. A questo scopo il governo ha schierato nelle favelas, già sotto il proprio controllo, l'UPP, un corpo di polizia incaricato di presidiare e controllare la favela una volta che è stata ripulita dai criminali, proprio come è successo nel Morro di Donna Marta, la favela indicata da Enrique. Grazie allo spiegamento di forze dell'ordine messo in piedi dal governo, oggi la favela non è più in mano ai narcotrafficanti e può considerarsi sicura ed addirittura una meta turistica, tanto che il presidente Obama, nella sua ultima visita in Brasile, ci si è recato tranquillamente per visitare i bambini del quartiere. Ma l'impegno del governo per assicurare l'ordine dentro il paese passa anche attraverso un'importante campagna mediatica del Ministero della Giustizia per sensibilizzare la popolazione sul problema delle armi. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. In Brasile ogni anno più di 50.000 persone vengono uccise da un colpo d'arma da fuoco. Si conta che nel paese circolano 16 milioni di armi, di cui il 90% in possesso delle gang e dei narcotrafficanti che abitano e comandano ancora le favelas. Ma la campagna di sensibilizzazione sui rischi delle armi non si limita ai media e punta anche su un'azione diretta sul campo, per strada e nelle scuole, chiedendo per esempio ai bambini delle elementari di barattare la loro pistola giocattolo con dei fumetti. Attraverso questo impegno, l'auspicio del governo è di estendere il messaggio anche al resto della popolazione. La speranza è di avere tutto sotto controllo per il 2014, l'anno dei mondiali di calcio, l'anno in cui il Brasile verrà elevato tra le potenze economiche più importanti del mondo. How would you describe Brazil's economic boom of the moment? Brazil can be the first big player in the world without any, I'd say, any desire of power in terms of military power. Brazil is the number one exporter to China. It's been like 3 or 4 years, I think, that China passed USA on our main partner. Per avere ulteriori idee sulle diverse evoluzioni economiche del Brasile, decido di incontrarmi con André Trigueiro, un giornalista molto famoso qui a Rio, che mi aiuterà a capire come stanno andando le cose. Charles de Gaulle once upon a time said that Brazil is not a serious country. Do you think that now Brazil has become a serious country? And if you think so, which I guess that you would say that you do think so, what does serious mean or should mean? Quem não é brasileiro pode não entender um aspecto da nossa cultura que é a irreverência, a criatividade e o senso de improviso. Nesse sentido, talvez nunca sejamos sérios para os padrões europeus ou americanos. É um estilo de vida. Agora, em outro sentido, nós conseguimos hoje ter uma máquina administrativa, um sistema financeiro, empresas, NGOs, estruturas sociais em rede
que podem servir de paradigma ou inspirar modelos do primeiro mundo. Nesse sentido, me parece que o Brasil é muito sério, porque tem conseguido, usando essas ferramentas, resolver problemas históricos. 2 grandes problemas que o Brasil tem que resolver. Impunidade, ou seja, quem é flagrado em algum ato de corrupção, ser punido exemplarmente. Temos que promover renovação. Renovação na política com lideranças emergentes e éticas jovens e punição exemplar para os corruptos. Jail. It's something cultural in Brazil, you know, like it's something that the impunidade, the impunity, it stimulates the people to continue the corruption because we got that corruption guy and then he goes to jail for 2 weeks and he's out there. So, it's like It's worth it. it works to be corrupt. What was the success of Lula? What was the reason of his huge worldwide success? And do you think that Dilma will have the same luck, if you want to call it that? Eles são diferentes. Lula fala e o povo entende. Nenhum presidente do Brasil conseguiu ser tão comunicativo e se fazer entender tão facilmente para o pobre, para o povo, quanto o presidente Lula. E o compromisso de governo dele foi inclusão social e as ferramentas que ele usou de política pública para alcançar esse objetivo, Bolsa Família, crédito facilitado para as camadas mais pobres da população, tiveram enorme alcance e popularidade. Dilma tem outro estilo, é outra forma de governar. Não tem a mesma empatia, não fala tão bem quanto o presidente Lula, não aparece tanto em público, mas dá sinais de que administra con molto conhecimento di causa. La popolarità del presidente Lula è la più alta che si sia mai rilevata nella storia del Brasile. Ex operaio metalmeccanico, Lula è stato eletto il 27 ottobre del 2002 con il 61% dei voti, ovvero il più elevato numero di consensi della giovane storia democratica del Brasile. Ma perché questo successo? Il primo motivo, molto concreto, è che ha permesso all'economia verde oro di svilupparsi moltissimo. Grazie alle sue politiche economiche e sociali, oltre 30 milioni di cittadini sono usciti dalla povertà. Ma non è tutto. Lula si è rivelato essere anche uno straordinario comunicatore. Qualsiasi iniziativa avesse in mente, riusciva ad ottenere il massimo del consenso popolare, parlando direttamente al cuore dei brasiliani. Lo spirito radicale degli anni giovanili, quando era un sindacalista inflessibile, è tornato quindi utile quando è diventato presidente. E anche dopo il suo mandato ha usato il suo volto per appoggiare la campagna elettorale del suo successore alla guida del paese, Dilma Rousseff. Eu realmente fico muito feliz de saber que eu posso entregar a faixa presidencial para uma companheira do meu partido e uma companheira mulher é uma coisa gratificante. La prima presidente donna del Brasile, eletta con 55 milioni di voti il 1 gennaio 2011. Al momento della sua investitura, Dilma ha promesso di continuare sulla strada intrapresa dall'ex operaio metalmeccanico. Se vinco le elezioni, aveva detto, consulterò Lula ogni volta che ne avrò bisogno. Al momento di passare il suo testimone al nuovo presidente, Lula conservava ancora l'83% dell'approvazione popolare. Ma chi è invece Dilma Rousseff? Ex ribelle marxista, la Rousseff è stata imprigionata e torturata durante il periodo della dittatura militare. Ha sulle spalle una lunga militanza politica dentro il Partito dei Lavoratori, lo stesso di Lula, e ha anche ricoperto l'incarico di ministro. I think Dilma is doing better than Lula on this term, you know. Already? Already. I can say that in 2 months she's... Tell me one example of how she's doing better. I'd say first, she's stopping that spending money, gastos públicos. She's focused on public money, on control that more, you know. This is one thing. Another, she's looking more for infrastructure, and she's more focused on do things technically. Not Lula used to go to the television every day to talk a lot of things, and she's more like technical. Do you know something about Italy? Yeah. Our Prime Minister's name is called Silvio Berlusconi. What do you think that he could learn from someone like Lula? Não.
Com todo respeito, acho que Berlusconi pertence a outro mundo, a outra categoria de político, a outra classe social, outros compromissos. Mas Berlusconi não traz na sua biografia o compromisso que Lula tem com seus eleitores. Because he doesn't come from the same working class background as Lula does. Yeah, basically is this. A, why do you think that you have invested so much counter-current, if you want, i.e. you've invested so much in renewable resources? And B, one of the biggest oil well discoveries was made off of the coast of Brazil, one of the biggest in the last 40 years. Isn't the risk with that, especially if there is corruption and therefore eagerness to make money, potentially a cause for the country to go backwards instead of forward as far as sustainable resources? O futuro, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, é a pulverização da matriz energética. Diversas fontes, de preferência limpas e renováveis, mas diversas fontes, suprindo a demanda do mundo. Não apenas petróleo, carvão e gás, como acontece hoje, 80% da matriz energética do mundo são combustíveis fósseis. Esse futuro não pode acontecer para o Brasil em função do pré-sal. Il Brasile si aggiudica lo scettro delle energie rinnovabili, che nell'intero paese arrivano a soddisfare il 44% della domanda d'energia. Per fare un confronto basti pensare che la media mondiale è soltanto del 13% e quella dei paesi OCSE giunge a malapena al 6%. Il Brasile ha beneficiato di una politica avviata già da molti anni sulle energie rinnovabili. Il Brasile è l'unico grande paese non OPEC ad aver dichiarato la propria autosufficienza dal petrolio. Infatti, soltanto il 39% dell'offerta d'energia proviene dal petrolio. Poi, un importante apporto dell'energia rinnovabile arriva anche dal settore idroelettrico, il 15% della domanda intera d'energia. Il Brasile, inoltre, si distingue per aver agevolato da molti decenni la diffusione del bioetanolo, sostituto della benzina prodotto dalla canna da zucchero, spingendo le stesse case automobilistiche a produrre modelli B-Fuel, esclusivamente per il mercato brasiliano. Eppure, a fronte di questi dati, va ricordato che il Brasile è una potenza nucleare. La centrale di Angra, situata a Angra dos Reis, nello stato di Rio De Janeiro, è composta da 2 reattori, ma ben presto il governo potrebbe investire, con i fondi della banca centrale, sullo sviluppo di un terzo reattore, suscitando così le proteste degli attivisti di Greenpeace. Após o acidente de Fukushima, o mundo está revendo novamente seus parâmetros de segurança em relação a novas usinas. A Alemanha, que detém a tecnologia que seria implantada no Brasil em Angra 3, já questionou essa tecnologia que data dos anos 70 e pretende rever toda essa segurança, interromper a construção de novas usinas e o funcionamento das usinas atuais. Então, nesse sentido, o Brasil, que importa essa tecnologia, não pode manter o seu programa nuclear e não pode continuar com a construção de Angra 3. Tem outras opções muito mais rápidas, muito mais baratas e ambientalmente favoráveis. Per capire quali possano essere queste possibilità e quali possono essere le sfide ecologiche di un Brasile in rapida espansione economica, mi reco alla sede centrale di Greenpeace, dove ad accogliermi c'è Nicole Oliveira. I'm a climate and energy campaigner at Greenpeace. We have several environmental challenges in Brazil, specifically related to the fast growth of the country. In the first 4 years of Lula government, he was only talking about ethanol and he wanted to export it to other countries, and he even did lots of business trips just to deal about that. And in the second term of his presidency, there was a discovery of pre-salt. It's a sheet of petrol that sits in the bottom of the ocean, 7,000 to 10,000 meters deep. As we saw from the BP accident of the leaking of oil in the Gulf of Mexico, closing a hole of petrol is not so easy because the pressure is so strong. And 10,000 meters deep makes it even worse. Ma a discapito dei numerosi sforzi del Brasile nello sviluppo di energie sostenibili, il petrolio rimane ancora una tra le più importanti risorse del paese, come spiega Dilma Rousseff in persona in questo discorso all'inaugurazione di una nuova piattaforma della Petrobras proprio qui, a pochi chilometri dal mare di Rio. Nós provamos que era possível construir plataformas no Brasil. Nós provamos que
é possível construir sondas no Brasil, que nós provamos que é possível construir os equipamentos e os bens e prestar os serviços que a Petrobras precisa para explorar o pré-sal. Va anche detto che il 5% dei proventi della vendita del petrolio andranno investiti in fondi sociali. Il più importante di questi è il cosiddetto progetto Favela Barrio, avviato nel 1994, che mira ad integrare le favelas nel resto della città attraverso piani di costruzione di infrastrutture igieniche essenziali e la creazione di nuovi e moderni edifici, ospedali, scuole e centri comunitari. Brazil is going to put like billions of dollars to create this infrastructure and to take the oil from the pre-sal and so on. If you put this money on research of innovations and so on, In the long term, and you won't be like, because Brazil is doing this movement right now, and USA and Japan right now and other countries, they are doing a kind of investing on research. Why? Because petroleum, they already know, like, it exists, but let's see it. Yes, I do think that it's not a gift from God. It's a wonderful resource. However, it should stay underground. And now there's these discussions about what the profits from the exploitations should be allocated to. So there's some critics saying that this profits should be reinvested into renewable energies, which I agree, it's perfect, it's fine. However, nobody's discussing the impacts that the exploitation itself must have. Only a few people are going to be benefited from this money, and not the majority of the population as Lula posed 4 years ago. Não é consensual no governo, nem no setor privado, o que eu estou dizendo para você aqui. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o secretário de Energia do senhor Barack Obama chama-se Steven Chu, Prêmio Nobel da Física, especialista em energia limpa e renovável. No Brasil, o cargo de ministro de Minas e Energia é um cargo político. Não é um cargo escolhido para um técnico ou um especialista ocupar. É uma questão. Who will make loads of money from the discovery of this oil well? Few people is gonna make a lot of money, and the population of Brazil is gonna make money. Lula decided to do like, they did like a law that money coming from the pre-sal is obligated, because Petrobras is the main explorer. It's estatal, it's not private. Okay. You know? Okay. So part of the money, it's focused on social development, you know? So part of the money made out of the well must, by law, be reverted in social development. Yeah, that's right. But for sure, most of the money they give for investor and so on. But I just don't agree with to put all the energy on that. The way Brazil distributes its income is set up to stay with the elites and stay with the same people who already have the money, and the efforts to end poverty are much lower than in all the other countries in Latin America. The federal government announced as it will bring Brazil into a new era of development and growth, and the money is going to be reinvested in the country, but we know it won't. We know it's going to go to royalties, and the royalties are going to stay in the hands of the same elite as usual. Outro problema é que energia renovável baseada em hidrelétrica implica em novas áreas de inundação de florestas. Portanto, são escolhas difíceis que o Brasil precisa fazer. The hydropower plants that are being built on the Amazonas River, now the government has a plan to build 12 more hydropower plants in the Amazonas River. But that's a renewable energy. Yes, but it floods a giant area, and this area is also rich of biodiversity, is also important to maintain the climate. There's a law called Código Florestal, the forest code, and this code protects the forests. It protects, it obliges every landowner to have a certain amount of protected area inside the lands. It establishes how far from the river you can build and how much green coverage you must have near the rivers. Okay. And now Aldo Rebelo
He just offered, last year offered a proposal to change the forest code. And these changes are first gonna give amnesty to all the people who deforested already. If this changes goes through, and if it's voted and if it's approved, this is the biggest proof that the Brazilian government is not willing to stop deforestation of the Amazon. Você tem a obrigação de interpelar o líder do governo se a presidente da República afirmou de fato que o que essa casa está votando é uma vergonha. Não pode passar desapercebido a frase do líder do governo. Eu, deputado, quero saber. Infatti, la Camera dei Deputati brasiliana ha approvato, al termine di 2 anni di dibattito, una legge che alleggerisce i vincoli sulla deforestazione. Il testo è passato con 410 voti a favore, 63 contro e 10 astensioni. Il codice forestale, varato nel 1934 e poi emendato nel 1965, stabilisce quanti alberi possono essere tagliati dai coltivatori. Se prima la legge richiedeva che l'80% della foresta amazzonica dovesse restare tale, il nuovo progetto di legge riduce questa percentuale. Sostanzialmente, la nuova legge riduce il vincolo di inviolabilità della foresta in vigore. Se oggi un proprietario compra un appezzamento di terra coperto dalla foresta amazzonica, è costretto a mantenerne intatta la metà. Con la riforma, questo vincolo scenderà al 20%. Inoltre, il testo di legge prevede anche un'amnistia per coloro che nel passato hanno tagliato alberi illegalmente o allevato e venduto carne senza i dovuti permessi. Ma gli ambientalisti di Greenpeace non ci stanno. Temono che la nuova legge porterà a disastri ancora maggiori, concedendo ai contadini e agli allevatori di abbattere una maggiore porzione di foresta sul loro territorio. Secondo le loro stime, la legge porterà alla distruzione del 10% di alberi ancora in piedi. O Greenpeace spera que os deputados que hoje estão discutindo o Código Florestal na pauta cessem essa discussão, coloquem os ânimos de molho e escutem vozes que vêm de outras partes da sociedade que estão clamando para que o Código Florestal não seja votado, cientistas, ambientalistas e a pequena agricultura. Mas do jeito que está, eu acho que está bom, do jeito que está. Porque se parar o desmatamento, vai ter miséria no Brasil também. Eu tenho certeza que o item que agride o meio ambiente, a presidente Dilma vai vetar. Ela não concorda com anistia para desmatadores, nós não concordamos com nenhum projeto che stimoli a aggressione al medio ambiente. Siamo venuti qua al Maracanã proprio per controllare quello che è lo stato dei lavori. Crianças com 13, 14, 15 anos, elas entram e depois de 1 ano, 2 anos na vida do crime, elas acabam perdendo a vida ou sendo presas. Do you think that the country is, or especially will be ready for the 2014 and 2016 sporting events? Os desafios principais são infraestrutura, aeroportos. Todos os brasileiros sabem disso. Sim. Governos, empresários, jornalistas, todos. Mas há uma dificuldade enorme em fazer rapidamente os investimentos necessários. First, I think the government should see the World Cup and the Olympic Games as an opportunity to develop green infrastructure, not only green stadiums, but greener transportation. The city of Rio doesn't even have a subway. The transportation in São Paulo is completely chaotic. When it rains, the city stops. The public transportation quality is very low. It's still running on fossil fuels, and the whole social network involved in these constructions is also not the fairest you can think of. Ringrazio Nicola Oliviera per avermi illustrato la situazione. Il problema dei trasporti in vista dei mondiali è tra i più sentiti e tra quelli che preoccupano di più Dilma Rousseff. La maggior parte degli aeroporti brasiliani sono ancora in fase di costruzione e se non saranno terminati in tempo per i mondiali di calcio, le conseguenze sulla viabilità saranno molto gravi. Ma l'allerta non si limita agli aeroporti e si estende anche ai trasporti pubblici e alla qualità delle strade.
Per tutti questi motivi l'amministrazione di Rio De Janeiro è sotto pressione, anche perché tra i Mondiali del 2014 e le Olimpiadi del 2016 il governo è pronto a spendere qualcosa come 33 miliardi di euro. Gli stadi e gli impianti sportivi saranno solo l'inizio. Ce n'è per tutti i settori e per tutte le dimensioni di impresa, dai trasporti pubblici all'asfalto delle strade, dagli alberghi al risanamento di interi quartieri residenziali, dalle reti elettriche a quelle telefoniche. A partire da adesso, per chi vuol fare business in Brasile, la parola d'ordine è sport, come dimostra ampiamente questo spot celebrativo che su YouTube è già tra i più visti di sempre. I membri del Comitato Internazionale dei Giochi Olimpici sono andati a visitare i lavori monumentali per la creazione di una nuova linea della metropolitana che servirà a trasportare più di 230.000 passeggeri al giorno. La linea del metro verrà ricavata scavando dentro le montagne e le colline per ben 16 km. I costi dell'operazione ammontano a 2 miliardi di euro. Anche se il presidente del Comitato Olimpico stenta ottimismo sull'andazzo dei preparativi, il sindaco di Rio, Eduardo da Costa Paes, sa che le cose non stanno andando proprio così. Ma di questo me ne parlerà lui stesso tra poco. Nel frattempo, la presentazione della cittadella olimpionica svela che quest'ultima sorgerà nella barra di Tijuca. Today we are celebrating a very symbolic day. Laying the foundation stone of the Olympic Village is very important. It is important because the Olympic Village is really at the heart of the Olympic experience. The Olympic Village is in a way, for those who have had the privilege to stay there, a sacred place. I lavori, che cominceranno all'inizio del 2011, porteranno alla realizzazione di 48 edifici e circa 18.000 posti letto. Rio inoltre conta di vendere a cifre elevate i diritti TV sul mercato statunitense, anche se i mondiali di calcio in programma in Brasile rischiano di rubare gran parte delle sponsorizzazioni. Secondo gli esperti, il mondiale di calcio dovrebbe costare circa 1,4 miliardi di euro. Cifra importante anche perché i costi per adeguare 12 stadi, da una prima analisi, sembrano molto alti. Io mi sono recato al mitico Maracanã, lo stadio più famoso del mondo, che qui è considerato al pari di un monumento, una struttura imponente, che ne fa uno degli impianti sportivi più estesi del mondo. E oggi questo stadio si presenta così, in piena ristrutturazione in vista dei prossimi mondiali. Siamo venuti qua al Maracanã proprio per controllare quello che è lo stato dei lavori. Il Maracanã, come tutti sappiamo, è considerato lo stadio più grande al mondo, sarà sicuramente questo stadio ad ospitare la finale dei mondiali di calcio del 2014, probabilmente per via delle inadeguate fino ad ora infrastrutture, soprattutto stadi di San Paolo, si pensa che potrebbe anche ospitare la prima partita, la partita di apertura e quindi anche le cerimonie di apertura dei mondiali. Sicuramente rispetto alla maggior parte delle altre infrastrutture brasiliane, che siano aeroporti, strade, ferrovie e appunto stadi, qui i lavori stanno andando molto velocemente. L'obiettivo è quello di terminarli entro il 2013 per così essere sicuri di poter fare tutti i test necessari per ospitare con successo i mondiali del 2014. Inaugurato nel 1950, la struttura in origine poteva contenere fino a 200.000 spettatori. Poi, dopo le ristrutturazioni che richiedevano solo posti a sedere, la capienza si è ridotta alla cifra comunque considerevole di 92.000 spettatori.
Su quello che diventerà lo stadio più famoso del mondo, ne parlo con il suo capo cantiere. What is the hardest challenge daily in coordinating the renovation of the biggest stadium in the world? E a integração, é integrar todas essas partes, tanto do governo, como das empresas, como da FIFA, é integrar todo mundo no sentido do projeto e o projeto ter resultado com um espaço de tempo curto que nós estamos, que o evento já temos que entregar em dezembro de 2012. Então é com velocidade, tem que ter velocidade, capacidade de articular todos os atores e dar um resultado positivo com qualidade e com custo adequado. And why would it be ready at the end of 2012 if the World Cup is not until summer of 2014? Porque o prazo é para a Copa das Confederações. Vai ter a Copa das Confederações em 2013. Então a FIFA recomenda, determina que acabemos aí em dezembro de 2012 para que tenha um prazo para se preparar para a Copa das Confederações, que é o teste que vai testar a Copa do Mundo. O maior desafio, além dessa questão da articulação com os atores, do tempo, do prazo, é a questão da cobertura. A cobertura para nós é inédita, a cobertura é uma coisa inédita para nós. There's a lot of people that are worried, a lot of people in Brazil that we've spoken to that are worried that a lot of the infrastructures won't be good enough to host all of the millions of people that will come here. Com certeza, lá em 2013, 2014, vão estar tudo que nós prometemos vão estar feito. Estamos trabalhando em projetos de uma forma geral. Tanto aeroporto, financiamento, não vejo problema para isso, que ainda faltam, nós estamos em 2011, ainda faltam 3 anos para o evento. Dopo aver ringraziato, mi dirigo velocemente all'inaugurazione di un altro cantiere di Rio, uno dei tanti di questa città che ha progetti molto ambiziosi e poco tempo per realizzarli. Infatti, a mettere ulteriori pressioni all'amministrazione della città si sono aggiunti anche i commenti del presidente FIFA Blatter. Dovete essere più veloci, ha detto, e anche Pelé ha confermato, con imbarazzo, i ritardi. Gli stadi vanno a rilento, così come la modernizzazione degli scali aerei langue, mentre il treno veloce San Paolo-Rio De Janeiro potrebbe non essere pronto neanche per le Olimpiadi. Qualche brutta figura, insomma, potrebbe arrivare nonostante l'impegno. Arrivato alla mia destinazione, incontro il sindaco di Rio, Eduardo da Costa Paes, a cui rivolgo qualche domanda in più a proposito dello stato attuale dei lavori. Easy, what's the hardest challenge in your daily job? I mean, taking care of a city like Rio is not easy. I mean, so many problems. You can go from the health system, which is a big problem for us here. Transportation is also a big issue. So these are things that we are facing. But I mean, I could tell you big lists. I mean, hundreds of problems. Infrastructures. What are you guys planning to do? What are the major works? Concerning airports, I mean, it's not only a problem of full capacity. I mean, we have a big problem concerning quality. I mean, they are very old and in terrible shape. So what we defend here is a federal level issue, but what the city supports is we need to privatize the airports in Brazil. I mean, there's no other way than that. So if privatization of the airports is the key to solving this specific infrastructural problem, do you think you'll be in time for the World Cup before the Olympics to do it? I think this is an issue that's not yet resolved. So we still need a long way to go, but the decisions have to be made now. So we are kind of pushing the federal level to make these decisions. What are you planning to do in order to open up the doors of Brazil too for an investment more and more? I mean, I think the economy in Brazil is being, it's a strong economy. I mean, it's very clear to the world, to investors in the world, that Brazil has very clear rules, transparency, the judicial system works, Brazil respects contracts. So I think this is something that it's not a problem in Brazil anymore. I mean, it used to be like 15, 20 years ago. You would say, I mean, I don't know if these guys they're going to sign a contract and respect the contract the next day. But I think this is an opinion that everybody knows that today is not a problem. I mean, people can come, sign contracts in the country, make investments here, and things are going to be great. Can you tell us from an economical and social perspective, i.e. the people, what Rio will be like in 2016? Oh, I can tell you that, I mean, this is not something that we did. I mean, Rio's like that. I mean, people is fantastic here. This is a very special city. And what happens, I think Brazil is in better shape, and Rio has won the World Cup and the Olympic Games, so people are looking
towards Brazil and especially towards Rio, which has always been the international face of Brazil. So what we can show now is how fantastic our city is. I think there's one big thing. I mean, by 2016, this is for sure going to be the best place to live and work. Il sindaco mi lascia con queste esatte parole. Rio sarà il miglior posto dove vivere e lavorare. Ma al di là delle rassicurazioni dei politici e delle promesse dell'economia, mi chiedo se questo progresso non stia andando troppo di fretta, lasciando dietro di sé una scia di problemi irrisolti. Poco distante dalle spiagge di Ipanema e Copacabana c'è ancora un popolo povero che abita nelle favelas. Persone a cui vengono talvolta smantellate le case per lasciare spazio ai parcheggi e altre infrastrutture dei prossimi mondiali. Una situazione che ha fatto storcere il naso a Salil Shetty, segretario generale di Amnesty International. If you're going to host the Olympics, if you're going to host the World Cup, some changes will have to be made. But the people who are going to be affected, they simply need to have a voice, they need to be consulted. There is a legal process to be followed, and I think all the examples we've heard is that this process is not being followed. Most of these people, they work near where they live. So if you tell them to move to a place 70 kilometers away, then you'll have to also ensure alternative livelihood. Un'accusa di violazione dei diritti umani a cui Dilma Rousseff cerca in tutti i modi di sottrarsi. Ha lottato contro la dittatura, sui più deboli ha costruito il suo profilo e adesso deve mantenere la sua immagine intatta. Ma anche l'ONU ha accusato le autorità di diverse cittadine brasiliane di violazione dei diritti umani. La costruzione degli impianti per le Olimpiadi e la Coppa del Mondo stanno infatti costringendo diverse comunità a traslocare con la forza. Há 11 anni. Essa é uma questão que incomoda, essa arbitrariedade, essa falta de informação, essa falta do respeito, essa falta Falta de que mais? Falta de respeito é falta de tudo, né? O benefício a Copa do Mundo vem trazer pra gente. Tudo bem que a gente gosta do progresso, da cultura, do esporte, mas nesse caso aí, eles tiraram nossa casa, tiraram nossa vida. I prossimi mondiali di calcio rappresentano per milioni di persone che abitano ancora sotto la soglia di povertà una speranza di riscatto irrinunciabile. Se questa promessa venisse tradita dalle sole logiche che governano il business, le conseguenze sulla popolazione potrebbero essere imprevedibili. Il calcio qui in Brasile è molto di più che un semplice sport, una coppa dorata. Il calcio in Brasile vuol dire speranza, vuol dire lottare per un futuro migliore. Il calcio per queste persone vuol dire redenzione. Abbattere le case dei poveri, nascondere gli esclusi esiliandoli altrove rischia solo di compromettere tutto quello che di buono sta facendo il Brasile in campo sociale e quello che la Coppa del Mondo vuol testimoniare, un futuro migliore per tutti. Qui nelle favelas i bambini più poveri, a volte per giocare e restare alla larga dalla delinquenza, non hanno che un pallone e a volte quel pallone gli salva davvero la vita. Per spiegarvi cosa può fare il calcio da queste parti, mi reco a Morro Villa do João, una delle favelas considerate più pericolose qui a Rio e ancora in mano ai signori della droga. Qui le forze dell'ordine ancora oggi non sono riuscite ad entrare. Sono scortato da Del, che qui è di casa e coordina il programma Intercampus, un progetto che dal 1997 si occupa di utilizzare l'attività del calcio come strumento educativo per restituire ai bambini bisognosi il diritto al gioco, in un posto dove a dettare legge sono ancora oggi la violenza e la povertà più estreme. Costeggiando le baracche incrocio lo sguardo duro di ragazzini drogati. Alcuni di loro sono armati e incaricati di sorvegliare l'arrivo della polizia o di qualche gruppo rivale. Avventurarsi da soli in questi posti dipende solo dalla follia di ognuno di noi. Quando arriviamo a destinazione però mi rendo conto di trovarmi di colpo dentro un altro mondo, un mondo dove i bambini giocano serenamente a pallone come in un qualunque altro posto a noi familiare. Questo campo da calcio è una zona franca, una zona che addirittura i signori della droga hanno lasciato alla comunità come segno di speranza per i bambini che vorranno salvarsi da una vita criminale. Del è un uomo delle favelas e qui conosci tutti. Si occupa da anni di recuperare i ragazzi dalla strada per conto di Intercampus, il programma educativo che mira a salvare i bambini più bisognosi attraverso lo sport. E mi rendo subito conto che anche dentro il cuore più malato, degradato di una favela, ci sono persone che lottano con le unghie e con i denti per un mondo migliore, ancora una volta. Why is football the number one hope in many cases for kids? O futebol ela tá enlaçada no coração do brasileiro, né? Então o futebol hoje ela é a primeira coisa, a primeira profissão que sonha qualquer criança que quer ter um futuro melhor. Essas crianças ela é um projeto social da Inter de Milão, elas são para crianças de 9 até 13 anos
No momento a gente tem um grande número de crianças com 7 anos que estão adentrando no projeto. And what stories do these kids share? What do they have in common, all of them? Elas têm em comum que elas são crianças pobres que têm um sonho de jogar futebol e dar uma melhor condição de vida para suas famílias. We at the moment are in a, you were saying earlier as we were traveling here by car, in a really dangerous neighborhood over here. É em função dessas áreas muito perigosas que a gente consegue, com esse trabalho, tirar com que essas crianças não sigam esses caminhos que vocês acabaram observando nas comunidades, né? Mas isso aí é um trabalho árduo, um trabalho duradouro e que a Inter de Milão tem colaborado muito através do projeto Intercampus. What do you think the number one way in which children can be helped out of poverty and therefore in a lot of cases crime and criminality is? O maior problema é que elas perdem a juventude delas muito cedo, elas não têm um futuro. Crianças com 13, 14, 15 anos, elas entram e depois de 1 ano, 2 anos na vida do crime, elas acabam perdendo a vida ou sendo presas. Então, com o nosso trabalho, a gente consegue buscar com que elas estudem e tenham algum sonho. If they weren't playing football, what would these kids be doing? Provavelmente elas estariam na rua olhando o que não devem e fazendo o que não podem. Eu acredito que o futebol não é uma esperança, o futebol é a única esperança desse povo. Até porque a gente preza muito pelo estudo, mas todos eles que estão aqui têm um sonho em comum que é ser jogador de futebol. And what if that dream doesn't happen? Muitos sonhos, mas mais vale você ter a oportunidade de sonhar de que você ter um sonho frustrado. Então, quando o sonho não acontece, a gente tem toda uma preparação para que ele se prepare, para que ele seja um cidadão. Now, you told me that a lot of these kids probably have never even left this suburb. And we've organized something quite special with them today, right? Eu agora vamos levar algumas crianças que nunca saíram, que nunca foram à praia, vamos levar elas para a praia, para fazer um trabalhinho na praia e conhecer o mar. Andiamo alla playa allora? Andiamo alla praia. Andiamo alla playa, dai. Galera, vamos lá, hein? Bora lá. La maggior parte di questi bambini, pur abitando nella città di Rio, non ha mai visto il mare. Le loro baracche non sono troppo lontane dalle famose spiagge di Copacabana o di Ipanema, ma la distanza che separa questi mondi sembra incolmabile. E così decido di affittare un pulmino per una gita improvvisata. I ragazzi cantano e si divertono come solo i brasiliani sanno fare. La gioia è semplice e contagiosa. Così, dirigendoci verso il mare, attraversiamo insieme i 1000 volti di una città e di un paese che sta diventando il suo monumento d'oro. Come in un viaggio a ritroso rivedo le strade dei negozi alla moda, degli alberghi a 5 stelle, quelle strade che mi raccontano la storia di un paese che non vuole e non può sbagliare la sua scommessa con il futuro. Il Brasile ha conseguito negli ultimi anni degli ottimi risultati economici, dimostrando di resistere anche alla crisi finanziaria globale. Nel 2008, inoltre, il paese è stato protagonista di uno storico evento, passando dalla condizione di debitore a quella di paese creditore, fatto che ha ulteriormente incoraggiato la fiducia degli investitori stranieri. Sull'economia brasiliana hanno anche avuto un impatto positivo i risultati ottenuti proprio negli ultimi anni dalla politica di inserimento sociale del governo del presidente Lula, che ha favorito l'accesso al mercato di consumo interno di circa 20 milioni di cittadini passati a far parte della classe media. Ma il Brasile, appunto, ha 1000 volti e il suo futuro dipende prima di tutto dal suo presente, da questi ragazzi che giocano a calcio nelle baracche e che non hanno mai visto il mare. E mi chiedo se dietro questa contraddizione non ci sia il segnale di qualcosa che ancora non va. Mi fermo a parlarne con Del e condivido con lui i miei pensieri. Eu costumo dizer que o futebol é um dom de Deus e eu acho que Deus deu esse dom para os brasileiros, né? A criança quando nasce no Brasil, a mãe às vezes não tem ali uma chupeta, mas dá uma bola no berço para a criança brincar. Eu tenho várias histórias aí importantes, mas eu tenho uma em particular de uma criança que não gostava de jogar futebol, vivia na rua. E um dia Fabinho passou e deu de presente a ele uma camiseta da Inter. E ele pegou aquela camiseta e usava ela todo dia, mas nunca ia treinar. Um determinado dia ele foi pedir um short para o Fabinho.
E aí Fabinho foi, deu um short para ele e ele começou a ir para a beira do campo, assistir o treino, ficava assistindo, até que um dia ele começou a ficar no campo, chutava a bola e foi lá e pediu para treinar. Ficou treinando e foi ficando, a mãe dele foi se aproximando, nós arrumamos uma escola para ele e ele retornou aos estudos que ele tinha largado e quando completou a idade de sair do projeto, a mãe dele pediu que a gente mantivesse ele no projeto. Nós mantivemos ele no projeto por mais 3, 4 anos, que era fora da idade, até ele completar os estudos e no último ano, já grande, mas fora do tamanho do padrão que a gente tem que manter na escola, mas ele fez uma prova e passou num curso da universidade e hoje ele está cursando o primeiro período de advocacia. Então, quer dizer, é um garoto em particular, uma história que ele não conseguiu ser jogador de futebol, como muitos aí não vão conseguir, mas conseguiu ser, vai ser um advogado, vai ser alguém na vida, mas através do esporte. Ringrazio Del e i piccoli campioni di Intercampus. Averli visti giocare a pallone su questa spiaggia conferma l'importanza di uno sviluppo economico e sociale attento ai bisogni di chi rischia di rimanere indietro davanti all'avanzata di un mondo nuovo. E forse questa, più di ogni altra sfida, quella più ambiziosa per un paese giovane come il Brasile, che vuole guardare al futuro con ottimismo. Lo stesso ottimismo di cui hanno gonfi gli occhi questi piccoli calciatori che guardano alla Coppa del Mondo come ad un sogno, come al mare. E adesso che sta calando la sera e attendo con calma che si accendono le luci di questa mia ultima notte qui nella città di Nuova Rio, provo ancora una strana sensazione. Ho come l'impressione, anche io, di vedere il mare per la prima volta. E così lasciamo il Brasile, una terra che ci ha dato tanto. Rientrato in Italia, penso e ripenso al tempo passato in Brasile, alle persone che ho conosciuto, a quell'umanità in tutte le sue forme, per quanto contraddittorie, almeno all'apparenza, alle esperienze che abbiamo vissuto insieme, tenendoci per mano ma separabili, la partita della vita. Quando meno ce lo aspettiamo, ci lancia una sfida per testare il nostro coraggio, la nostra adattabilità ad ambienti a noi sconosciuti. E così improvvisamente è inutile far finta che tutto sia come prima, che nulla sia cambiato. Ogni volto, ogni sguardo, ogni lacrima si trasforma in una cascata di emozioni, spunti di diversità per riflettere, ma anche mezzi per capire quanto il mondo e l'essere umano siano complicati e, malgrado tutto, o forse proprio grazie a tutto questo, bellissimi. La stranezza di avere un'esperienza così intensa con l'umanità e vederla finire così improvvisamente. Il nostro viaggio finisce qui, ma che la memoria rimanga viva. Forse l'obiettivo finale, quello vero, è conoscersi meglio tra di noi, tra esseri umani che popolano questa terra. Forse troveremo molte più somiglianze che differenze e riusciremo a creare una pace duratura. Pace che è, dopo tutto, molto più che l'assenza di guerre. A volte è proprio vero. Noi tutti siamo chiamati ad essere coraggiosi, a correre rischi. E comunque vada, nulla potrà sostituire l'intensità di un'esperienza.